Bentornati nel nostro teatro della mente, quel rifugio dove smontiamo le storie fino all'ultima fibra e lasciamo che la realtà filtri tra le crepe della finzione. Vi siete sintonizzati su Celebrita dalla Turchia, l'unico angolo digitale che non ha paura di mettere l'attore accanto al personaggio, lo scandalo accanto alla sceneggiatura. Oggi non stiamo presentando soltanto una nuova serie, stiamo raccontando l'onda sismica psicologica che sta per scuotere Netflix. Ci addentriamo negli strati più segreti di Games of Passion, o, nei corridoi di Istanbul, Tutku Oyunlar, un progetto così intenso che, stando alle voci di Seth, lascerebbe l'interprete principale con le mani che tremano quando il regista urla «Stop». Oggi scendiamo nella mente di Cemre Arda, nelle provocazioni calibrate di Melis Sezen e nella duplice tortura interiore di Gökberk YLDRM. Se amate le storie che inquietano tanto quanto intrattengono, siete nel posto giusto. Prima di entrare nella casa dove tutti mentono, fate un respiro e iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia. Se volete sostenere le nostre indagini in profondità e accedere a contenuti esclusivi, il pulsante Unisciti è la chiave del nostro circolo interno. I vostri like sono l'applauso che risuona nella nostra platea, i vostri commenti le recensioni che ci guidano. E adesso, giriamo la maniglia e apriamo la porta di questo labirinto di desideri e omissioni. Nel mondo dello spettacolo, le interviste promozionali di solito somigliano a una danza prevista, si sorride, si lodano la sceneggiatura e i compagni di set, si seguono i binari del discorso. Ma ogni tanto, una frase affilata taglia il rumore del reparto PR, è successo con Cemre Arda, donna di eleganza controllata e parole misurate, che di recente ha sganciato una dichiarazione diventata titolo, motto, forse pure avvertimento. Parlando del suo ruolo nell'imminente thriller Netflix Games of Passion, ha detto con freddezza bruciante, chi tradisce finisce tradito. Non è un semplice slogan, non è una frase carina da lanciare su un cartellone, è una postura mentale. Un varco su una visione del mondo in cui il tradimento è un boomerang, un gesto che lacera anche chi lo compie. Il tono netto, quasi corporeo, con cui ha evocato l'infedeltà ha spalancato una prospettiva che va oltre la serie e illumina la sua psicologia. Poi, il colpo più personale, essere tradita è la mia paura più grande nella vita reale, ha confessato in un sussurro che, secondo testimoni, ha gelato la stanza. Se mi accorgo che è successo, finisce lì. Non torno più quella di prima. Non importa chi sia, la mia amica del cuore, il mio compagno. Parole che hanno arato per giorni i tabloid e le bacheche social, rimbalzando tra migliaia di donne che si sono riconosciute in quell'eco di fragilità e ferocia. Ma per noi, qui a Celebrita dalla Turchia, questa dichiarazione è la chiave d'ingresso per comprendere Funda. In Games of Passion, Cemre interpreta una pittrice di successo, una donna che crea bellezza sulla tela mentre la sua vita si incupisce. Funda è forte in apparenza, pilastro di una famiglia che non vuole cedere, dentro, però, è un palazzo che scricchiola. Avverte un cambio d'aria nella voce del marito, un rumore di fondo che non sa nominare. L'ammissione di Cemre, la fuga costante dall'ombra dell'inganno, vibra in perfetta risonanza con la corsa interiore di Funda. Lei corre via dal proprio sesto senso, terrorizzata all'idea che chiamare le crepe per nome significhi far crollare tutto. E non parliamo di recitazione come esercizio di tecnica, parliamo di trance emotiva. Dal set trapelano racconti di giornate in cui Cemre, terminata una scena madre, non riesce a rimettere a posto le proprie emozioni. Sembra che sia crollata in lacrime più volte, soprattutto dopo le sequenze in cui Funda affronta l'evidenza della ferita. Non è puro metodo, è sanguinamento emotivo, la prova della pressione psicologica che il progetto esercita sui suoi interpreti. Questa tragedia coniugale è costruita su 3 colonne. Da una parte Funda, l'artista che preferisce negare, dall'altra Ilker, interpretato da Gökberk YLDRM, uomo affascinante e insondabile persino a se stesso, al centro, la miccia. Nasil, affidata a Melis Sezen. Di Nasil si potrebbe dire la tata, e archiviare il personaggio. Ma Games of Passion non è un cliché, lo scompone. Nasil entra in casa per accudire il bambino, sì, ma lo spettatore capisce presto che il suo compito vero è smontare i genitori.
Dopo la straordinaria prova come altra donna, Derin in Sadakaziz, Melis Sezen rientra in scena in un territorio più oscuro, ruvido, manipolatorio. Nasil è una creatura fatta di vulnerabilità emotive, dipendenze che mordono, e una capacità quasi spietata di alterare la percezione di chi la circonda. Non è solo una tentatrice, è uno specchio che rimanda alla famiglia il vuoto che teme di vedere. Il brusio intorno al lavoro di Melis è già elettrico. Membri della troupe descrivono la sua interpretazione come disturbante per quanto è credibile. Si mormora che il registro manipolatorio che adotta sul set sia talmente potente da generare di tanto in tanto tensioni palpabili fra i presenti. Non è un segreto che, tra un ciak e l'altro, Melis debba letteralmente prendere le distanze da Nasil, restando in silenzio per minuti, come se dovesse scacciare il personaggio prima di tornare a parlare con i colleghi. Questo attrito interiore, questa fedeltà assoluta al processo, crea un'atmosfera satura di ansia inespressa che il video cattura e restituisce. In mezzo a queste due forze femminili si dibatte Ilker. A Gökberk YLDRM tocca il compito difficile, incarnare un uomo facile da condannare ma che, per capire Funda, bisogna anche provare a comprendere. Ilker sembra avere tutto, è creativo, composto, magnetico. Dentro, però, c'è un urlo strozzato. La difficoltà di esprimersi genera turbolenze che cercano lo sfogo più misero, l'infedeltà. Gökberk, raccontano le interviste, si è preparato ostinatamente, non ha voluto fare di Ilker un sempliciotto irretito dalla lussuria. Lo scolpisce invece come un uomo formato dalle fratture del passato. Il legame con Nasil non è mera attrazione, è lo sguardo di qualcuno che vede la tua crepa e dice, io la riconosco. Sul set, Murphy coopare lo spinga verso un'intensità che rasenta l'insopportabile, chiedendo di scavare finché la scena non lascia addosso il peso del vissuto. Questa fatica condivisa è la spezia segreta che promette di spostare la serie dal dramma alla tragedia. E adesso, comunità di celebrita dalla Turchia, fermiamoci un istante e guardiamo dentro di noi. Cemre Arda dice, chi tradisce finisce tradito. Siete d'accordo? Pensate che chi tradisce, nel momento stesso in cui lo fa, perda una parte di sé? O è soltanto un modo poetico per consolare chi subisce? E ancora, siete pronti a vedere Melis Sezen indossare di nuovo l'abito dell'altra, o temete il rischio dell'etichetta perenne? Raccontateci nei commenti la vostra idea di lealtà e di casting, qui l'analisi vive dei vostri pensieri più onesti. Dietro le quinte, le dinamiche produttive di Games of Passion sono affascinanti quanto la trama. Prodotto da PD Yapm con un investimento robusto da parte di Netflix, il linguaggio visivo della serie è pensato come un personaggio vero e proprio. La scenografia non fa da cornice, materializza la psicologia. L'atelier di Funda, santuario di un artista che vorrebbe restare padrona del proprio caos, ha richiesto giorni di preparazione e una cura quasi museale. Ispirato alle gallerie europee, è riempito di opere originali ideate per riflettere il suo stato mentale. In taglio netto, la stanza di Nasil è più scarna, più scura, più fredda, uno spazio che racconta il buio che si porta dentro. L'illuminazione dello studio di Ilker e del salone di famiglia è teatrale, taglia i volti e allunga ombre, suggerendo il dualismo che abita i personaggi. Con questa attenzione alla progettazione dello spazio, ogni inquadratura sussurra un segreto, basta stare in silenzio per coglierlo. E poi c'è la combinazione che fa impazzire i tabloid. Cemre Arda e Melis Sezen, due presenze possenti con energie quasi opposte. Le colonne di gossip hanno già ricamato storie di competizione e attriti. Ma dal set arrivano smentite nette. Si parla di un'intesa professionale sobria, rispettosa, non una complicità confidenziale. Paradossalmente, questa distanza è un vantaggio. Funda e Nasil non sono amiche, sono avversarie in una guerra muta. L'assenza di confidenza fuori campo lascia intatta la diffidenza in campo. Lo sguardo teso di Funda, l'ombra di colpa negli occhi di Nasil, restano taglienti, non smussati da carezze fuori scena. Perché tanto rumore? Perché Games of Passion rifiuta di essere l'ennesima storia di un marito che tradisce. Si presenta come una costruzione a più piani.
Parla di manipolazione psicologica, di lotta di potere, del classico squilibrio tra datore di lavoro e lavoratrice domestica, delle violenze silenziose di casa, delle ossessioni che nascono dove c'è un vuoto. Netflix, si dice, la etichetterà Dark Psychological Drama, un segnale di rottura con la tradizione melodrammatica in direzione di un racconto più sofisticato, più internazionale. Con l'esplosione globale dei titoli turchi, questa serie è pronta a essere il prossimo grande export. Il passato di Nasil, che la serie srotola come un filo di lana pieno di nodi, promette di trasformare la storia in un enigma che si scurisce a ogni episodio. Legami nascosti con Funda e con Ilker, rivelazioni che non solo spiegano, ma complicano. Il puzzle cresce mentre tenta di risolversi. Netflix, intanto, gioca con il tempo. La data di uscita è custodita come un segreto, benzina per l'ipe. Qualcuno sussurra un lancio a sorpresa dietro l'angolo, altri parlano di slittamenti dovuti al calendario globale. Ciò che sappiamo è che la post-produzione è seguita con un'attenzione maniacale. Dalla color correction alle luci drammatiche, fino alla partitura musicale, tutto viene lucidato come se dovesse riflettere il volto di chi guarda. E per i 3 protagonisti questo non è solo un progetto, è un esame di carriera. Per Cemre Arda, una sfida alla sensibilità con cui il pubblico la percepisce, per Gökberk YLDRM, la prova che un uomo sbagliato può essere mostrato senza essere assolto. Per Melis Sezen, il rischio calcolato di riaffrontare l'ombra del «altra» senza diventare una caricatura. L'ombra lunga del regista Mert Baikal si vede in ogni scelta che chieda di andare oltre la comfort zone, di scavare, di spegnere l'istinto di compiacere e accettare il dolore che fa vera la scena. A voi, ancora una volta, pensate che un matrimonio infranto abbia un solo colpevole? Quando una menzogna si installa nel salotto, chi resta più ferito? Chi viene ingannato, o chi decide di vivere nel falso ogni giorno, fino a non riconoscersi più? Diteci la vostra sotto questo video, questo è il luogo in cui le domande non chiedono risposte facili. Intanto, i dettagli tornano sul set. A Istanbul, nelle pause, si racconta di lunghe camminate in corridoio per smaltire la tensione. Si dice che Gökberk preferisca isolarsi con la musica, calibrando il ritmo del respiro prima delle scene più dense. Che Cemre guardi le tele bianche dell'atelier fino a dimenticare dove è, come se Funda avesse bisogno di dipingere anche quando la macchina da presa riposa, che Melis, con la disciplina di chi ha imparato a non farsi travolgere, conti i passi nel buio per distinguere la sua voce da quella di Nasil. La troupe non parla di amicizia densa, ma di rispetto, dovere, ascolto. È la distanza che conserva la miccia accesa. Si è mormorato anche di una possibile campagna globale che presenti la serie attraverso i suoi spazi, lo studio, la stanza fredda di Nasil, il salotto dalle ombre tagliate. Perché qui ogni ambiente è una pagina del diario dei personaggi. PD Yapma ha messo mano a una grammatica visiva che afferra per la gola, il controcampo che ritarda, la luce che cade dal lato sbagliato, il dettaglio che torna come un promemoria. Se saprete guardare, ogni fotogramma racconterà una bugia diversa. Chi tradisce finisce tradito. La frase di Cemre, che già rimbalza come un ritornello, resterà probabilmente incisa nella memoria dello spettatore anche dopo l'ultima scena. Non come un giudizio, ma come un invito a leggere il prezzo delle scelte. E non basterà a consolare nessuno. Perché in questa storia le vittorie sono brandelli, non esistono vincitori, solo sopravvissuti. Appena avremo una data o un trailer, lo smonteremo qui, fotogramma per fotogramma. Se questa immersione nel lato oscuro dell'amore e dell'arte vi ha preso alla gola, lasciate un like, aiuta l'algoritmo a non perdersi in corridoi bui. Iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate la campanella per non perdere l'anteprima della nostra prossima indagine. E se volete sostenere un racconto indipendente e curato, il pulsante Unisciti vi aspetta. Grazie per essere arrivati fin qui. Ricordate, nel gioco della passione non ci sono medaglie, solo cicatrici che raccontano. A presto!